Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di dicembre 2023. Abbiamo l'imperatore, cari amici dei pesci, periodo di stabilità, periodo di concretezze, può far riferimento anche a un momento dove è necessario darsi delle regole e per qualcuno può anche far riferimento a una figura paterna o che comunque rappresenta qualcuno più in alto di voi, quindi potrebbe anche essere un capo o un aumento di stipendio, di ruolo, di responsabilità, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui e poi ci sono i link alle previsioni del 2024 e anche al corso di tarocchi di gennaio 2024. Bene, andiamo a vedere per gli amici dei pesci. Partiamo con l'imperatrice. Imperatore e imperatrice, ragazzi. Vi ricordo che queste comunque sono stese generali, possono risuonare come stese per la famiglia, per il lavoro, stese di coppia. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, io poi andrò facendo degli esempi. Ok, allora ragazzi, abbiamo l'imperatrice, il fante di bastoni, la carta del diavolo, un cavaliere di bastoni, 2 di pentacoli, 6 di coppe e 3 di spade. Mm. Interessante la lettura, amici dei pesci. Allora, devo dire che qui con questa imperatrice al contrario è come se ci fosse qualcosa di un po' incastrato, qualche energia che non riesce a uscire, che non riesce a esprimersi, che è come se fosse un progetto che non riesce a partire, magari. Poi abbiamo il fante di bastoni. Allora, qui potrebbe rappresentare un figlio, se per caso per voi risuonasse come una stesa genitori-figli, visto che qui avevamo qualcuno che poteva rappresentare il padre. Potrebbe rappresentare anche la persona di interesse, questo fante. Mm. Non lo so, ragazzi, cioè ci sono questi due fanti, questi due, scusate, figure di bastoni, fante e cavaliere, e in mezzo c'è questo diavolo. È come se la lettura fosse piena di tentazioni per una relazione extra coniugale, però andiamo a vedere. Imperatrice. Ovviamente non tutti sono in quella situazione. Allora, 4 di coppe e la sacerdotessa. Che interessante. Allora, sono due carte, sia l'imperatrice che la sacerdotessa, che parlano del divino femminile. È un po' come l'idea che qui, ragazzi, si stia rifiutando. Potrebbe essere una figura genitoriale, quindi o un padre o una madre, però considerato che abbiamo la sacerdotessa, può anche far riferimento al proprio lato femminile. O comunque come se ci fosse qualche cosa del lato femminile che o state nascondendo agli altri o non volete vedere. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Appeso.
Scusate, torno un attimo indietro. Qui ho come la sensazione che qualcuno non veda il tempo scorrere, o non accetti, o non si renda conto che il tempo scorre. Non so perché, ma ho avuto questo input e ve l'ho detto. Allora, ritornando al nostro fante di bastoni, è spiegato da un appeso e da un asso di spade. Qui è un po' come se le cose si sbloccassero. Con l'asso di spade viene fuori una verità nella terza settimana di dicembre e c'è uno sblocco della situazione. Io credo che qualcuno potrebbe, come dire, gettarvi un amo, farvi delle avance, farvi delle proposte. Mi viene anche da dire riempirvi di entusiasmo per una qualche iniziativa, per una qualche... è come se arrivasse una persona che gonfia il vostro ego per portare avanti quel progetto che con l'imperatrice al contrario sembra essere incastrato. Andiamo a vedere il diavolo. Re di spade e 9 di pentacoli. Guardate ragazzi, qui ho l'idea che sia una questione, ovviamente se non è una questione diciamo romantica o sì come quella che ho spiegato prima, se fosse diciamo a livello più generale, posso vedere questo diavolo come un desiderio di potere, un desiderio di autonomia, un desiderio di comando, un desiderio di indipendenza. Vi dico, non è chiaro come lo raggiungerete perché il re di spade è al contrario, quindi probabilmente ci sono delle questioni. Mi viene un'altra cosa da dirvi, perché il diavolo parla anche di denaro illecito, di qualche cosa di illecito, no? Ehm, Fate attenzione perché col re di spade è molto probabile. Fate attenzione se c'è una persona nuova che conoscete, o magari non è proprio nuova, una persona che però diciamo inesperta, che vi propone un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di iniziativa. Fate attenzione al dover investire dei soldi perché potrebbe essere un modo, o non è molto chiaro il progetto oppure è proprio la persona che cerca in qualche modo di approfittare della vostra generosità. Ecco. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Gli amanti, il matto e la morte. Mm. Allora, vi dico, se fosse una questione romantica qui è un po' come se non ci fosse un reale movimento da parte dell'altra persona, cioè magari una persona che getta l'amo, ma anche se fosse una proposta, non lo so, vedo qualche cosa di fumoso in questo tipo di comunicazione, di interazione. Perché? Perché c'è anche il matto. E qui ho come l'idea, allora, uno, o siete voi che non vi muovete, o è la situazione che non va avanti, non concretizza, cioè appunto, è come se fosse solo la promessa, gettare l'amo, dare l'idea, riempire la persona di entusiasmo, ma poi quando è ora di magari mettere le cose per scritto, fare un programma, non si fa. E quindi già lì dico che a metà del periodo avrete come una sensazione di sfiducia, no? Qui c'è anche la carta della morte. E avete anche poi dopo un 2 di pentacoli, come se foste lì lì per valutare. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli. Mm. Un'altra volta il fante di bastoni e il 10 di pentacoli al contrario. Allora, io credo che molte persone abbiano questo sentimento di sfiducia perché o già conoscono la persona com'è, oppure questa persona si comporta a livello di modello comportamentale come qualcuno che avevate già conosciuto e- ed è da lì che questo 10 di pentacoli viene al contrario, come se non voleste effettivamente creare o come se non si riuscisse a creare una reale stabilità. La vedo tanto come una storia leggera, un progetto superficiale, qualche cosa,
un po' campato in aria così, che non riesce a diventare concreto. L'imperatore chiede concretezza, è una carta di forte materialità. Andiamo a vedere se di coppe. L'eremita e la stella. Allora, qui ho l'idea che se di coppe fa riferimento a un sogno, all'amore da sogno, ma è quell'amore, diciamo, che si sogna quando si è adolescenti, quindi quando c'è una sorta di immaturità ancora emotiva, no? Perché nella fase dell'adolescenza non si è ancora abbastanza maturi a livello emotivo, non si sono fatte ancora abbastanza esperienze. Nonostante quest'idea, quest'immagine, diciamo così, che potreste avere da questa conoscenza, da questo nuovo progetto, da questa dinamica di comportamento, vi dico che sarete un po' soli a sognare, nel senso che normalmente il 6 di coppe fa riferimento all'amore platonico, quindi è qualcosa che è costruito solo nella mente, che nutre leggermente il cuore, ma che non si concretizza. Ed è da lì che poi vediamo questo 3 di spade, perché comunque quest'idea di sogno è come se non concretizzandosi vi facesse sentire traditi. Infatti guardate, abbiamo anche un 7 di spade, questo è il mago, e quindi è come se a fine dicembre vi renderete conto del, come vi dico, delle storie che vi hanno raccontato. Se fosse una questione romantica, ragazzi, è una storiella. Potrebbe non sembrarlo, perché il trasporto è davvero tanta, la passione, la chimica, l'intesa sessuale, però la dinamicità, anche delle dinamiche di comportamento sono uguali. Però in realtà è un'illusione, con il sette di spade, è una proiezione ehm, da 6 di coppe fondamentalmente. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Guardate, è un'altra volta il fante di bastoni, divertimento. E volgersi all'interno, che è un 4 di coppe che avete qui. Ragazzi, in questo momento è come se avessi bisogno di ascoltarvi. È un po' il chiedervi che cosa vi dà la stabilità, più che l'euforia del divertimento, l'adrenalina del momento. Però non state neanche troppo ad ascoltare gli amici, le amiche che vi dicono, vabbè, ma state così bene insieme, vabbè, ma dagli tempo. Cioè, se non vi vibra, non vi vibra, non vi fate incastrare dalla mente. E comunque anche il volgersi all'interno. Vedete che qui ci sono tante figure intorno alla persona e non sono solo le voci degli amici, sono proprio le voci degli avi. Vedete che sembrano un po' fantasmi, no? Come se fossero gli insegnamenti che abbiamo acquisito dai nostri genitori, dai nostri... eh, questi, in questo senso, sono anche le influenze del luogo dove uno è cresciuto o del periodo storico in cui vive. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Questi sono degli oracoli, diciamo, per sviluppare l'amor proprio. Sono come dei mantra che vi ricordano di vivere un po' nella presenza, insomma. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo, wow, questa è la carta del coraggio e appunto vi dice di ripetervi: io sono coraggioso, io ho coraggio, e rappresenta un po' la carta della forza degli arcani maggiori. È una carta numero 6 qui. Il coraggio certe volte non è non aver paura, perché tutti hanno paura, però è un po' come dire, ok, nonostante la mia paura, sono consapevole di averla,
nonostante la mia paura, ho la forza morale o la forza di volontà di andare avanti, di provare, di osare anche, no? Nonostante non sappia come andrà a finire. E poi abbiamo la carta numero 21 che è la carta della luna. E qua, e la sento molto collegata con la carta della sacerdotessa e con la carta della stella, vi dicono di onorare il flusso sacro e i ritmi della donna. Ok, va bene. Ragazzi, amici dei pesci, spero che la lettura, anche qui aveva qualche cosa, avevo detto qualcosa sulla femminilità, vero? Mm. Va bene. Cari amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che comunque vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con un like nei commenti, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. Ci stiamo avvicinando al Natale e io voglio approfittare per fare un caldo augurio di un buon Natale a tutti quanti. Spero che lo possiate trascorrere pieno di benedizioni. Intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!